Ciao ragazzi, bentornati su Wikos, io sono John Mira e oggi riprendiamo con la nostra rubrica di Guilty Pleasure. Nell'episodio di oggi parliamo di The Avengers del 1998 e no, non sto parlando dei mitici Avengers dell'MCU. In Italia questo film è arrivato col titolo The Avengers Agenti Speciali, film di Jeremiah S. Cheshire, e l'opera si ispira a una famosissima serie televisiva degli anni 60, Agenti Speciali. Nel film troviamo due agenti inglesi per contrastare i piani di un cattivone che vuole controllare il clima. Come vedete, la trama è abbastanza fantasiosa e il film diverte perché va preso poco sul serio. L'opera è andata male, forse si voleva far partire una nuova saga, ma il progetto è morto quasi subito, anche perché in quel periodo erano già arrivati l'Ethan Hunt di Mission Impossible e lo 007 di Pierce Brosnan stava andando bene. E proprio come Mission Impossible forse si voleva sfornare una nuova saga presa da una serie TV del passato, ma come detto il film è stato un flop e sono stati spesi abbastanza soldi in scenografie, effetti speciali, stunt, e sul fronte tecnico è invecchiato poco, direi. La regia ha dei momenti buoni, soprattutto nelle scene divertenti e negli scambi di battute, ma è davvero poco ispirata nelle sequenze action. Forse si voleva tenere un po' lo stampo della serie degli anni 60 per quanto riguarda le riprese, l'uso della fotografia e i movimenti di camera, ma a fine degli anni 90 tutto questo sembra vecchio. Diciamo che su quel fronte il film era poco fresco. La sceneggiatura funziona abbastanza, con dialoghi spesso divertenti e molto English humor, ma per quanto riguarda il lato spionistico c'è poca inventiva, soprattutto sui colpi di scena, sono tutti molto telefonati. Però su una cosa era molto avanti il film: la persona più pericolosa al mondo è quella che controlla il clima, che può scatenare uragani e ghiacciare città intere. Se ci pensate adesso non è una sciocchezza. Nel 1998 era un po' avanti quest'opera, ma solo su questo fronte la sceneggiatura, tutto il resto, come detto, sa poco di innovativo. Il film è spesso sopra le righe e questo funziona, però c'è un po' troppa fretta, soprattutto nell'epilogo. Se durava forse 15 minuti in più lo scontro finale era una cosa più soddisfacente. Diciamo che il pubblico poteva uscire dalla visione un po' meno deluso. Infatti in quell'anno critica e pubblico hanno distrutto il film. Pensate io che lo vidi al cinema, ma se visto nella giusta ottica il film può divertire molto. Uno dei momenti topici del film è sicuramente la scena di inseguimento con api robotiche giganti. Applausi comunque per il duo Ralph Fiennes e Uma Thurman. La chimica tra i due funziona benissimo. Fiennes fa l'inglese tutto molto educato e nell'action si diverte parecchio. Uma Thurman secondo me qui è bellissimo ed è molto ironica. E poi un grandissimo Sean Connery nel ruolo del villain. E la cosa divertente di questa operazione cinematografica è che hanno messo il cattivone contro due agenti speciali inglesi interpretato dal James Bond più famoso della storia. Molto ironico questo scambio di ruoli. Infatti Sean Connery sembra una caricatura dei villain di Bond. Il film quindi è sostenuto da un ottimo cast e per fortuna, perché su tutto il resto si poteva fare di più. Il film comunque intrattiene, diverte, è godibilissimo, anche se ammetto che è un po' sbagliato su certe cose. È un peccato, secondo me questo concept andrebbe ripreso e rifatto più avanti. E anche per questo episodio è tutto. Io sono John Mira, ricordatevi di seguire Wikos su tutti i social: Facebook, YouTube, Instagram, Twitch e X. Condividete il video, mettete mi piace, un saluto, al prossimo episodio, ciao!